L'effetto viola è un trattamento molto semplice nel suo utilizzo, è un trattamento che dura circa 15 minuti, utilizza la musica come suo strumento, diciamo, di comunicazione. In sostanza noi andiamo a clonare delle brain waves, delle onde cerebrali tipiche di una mente rilassata, le inseriamo all'interno del nostro cervello, è molto efficace e istantaneamente ci si rilassa. Vi posso dare quella che è la mia esperienza. Io sono un imprenditore, direi abbastanza ansioso, ma sono molto attivo su vari fronti, mi occupo di tante attività, ho tante aziende in tanti settori. Ho personalmente provato questo trattamento che ha avuto un effetto su di me molto positivo, e alla bisogna, ogni qualvolta uno non riesce a dormire perché ha dei problemi legati allo stress, vive male una situazione, un problema lavorativo, un problema familiare, un problema personale, chi di noi non ha mai sofferto di questo e non soffre di questo? Sicuramente nel momento in cui si è in uno stato mentale negativo che porta appunto a una difficoltà di vivere un certo momento, è un trattamento che istantaneamente ti fa cambiare umore. Proprio tu hai questa sensazione quasi miracolosa dopo 15 minuti, e se hai cominciato il trattamento con un mood molto negativo, sembra insomma che i problemi siano veramente molto importanti e difficili da risolvere. I problemi ovviamente rimangono, ma la prospettiva da cui tu li guardi dopo il trattamento è completamente diversa. Qua non parliamo di musicoterapia, ma parliamo di una tecnologia, di un processo fisiologico che viene a crearsi a livello di onde cerebrali. E non usiamo onde elettromagnetiche, ma solo fonti sonore. Ogni stato mentale che noi abbiamo, che può essere la calma, l'agitazione, la sonnolenza, è correlato a specifici pattern cerebrali. Se io facessi un elettroencefalogramma, più o meno riuscirei a capire se sto dormendo, se sono rilassato e così via. Quello che noi ci siamo chiesti è: esiste un metodo non farmacologico per indurre specifici pattern cerebrali? Il metodo esiste, è un metodo che è stato scoperto negli anni 60 da Holster, sono i binaural beat. Noi abbiamo preso questa tecnologia e l'abbiamo ingegnerizzata a un livello tale da renderla veramente effettiva e funzionante. Quello che abbiamo fatto è clonare le onde cerebrali di persone che praticano yoga nel loro massimo momento di estasi, di bliss state, e inserirli e trasmetterli all'ascoltatore. Perché sia efficace, effetto viola, ha bisogno di brani inediti. Bisogna comporre questi brani seguendo delle regole matematiche molto rigide, per cui questo porta a una composizione piuttosto lunga che vede il rispetto di queste regole nella fase della composizione, della registrazione e anche nella fase della post-produzione. Devo dire che questo incontro è stato fortunato sicuramente per me, sia come clinico che come psicologo del lavoro. Mi trovo in questo periodo molto particolare della nostra vita occidentale a combattere soprattutto con disagi e problemi che girano intorno allo stress. Come medico io so che l'utilizzo di psicofarmaci per lo stress è arrivato a un livello oltre il quale comincia a diventare un accanimento sulle persone. Abbiamo bisogno di tecnologie nuove perché i problemi legati allo stress, alle conseguenze dello stress stanno diventando una forma di epidemia sociale, e questo ci impone di trovare metodi che possano funzionare senza danneggiare in altro modo le persone. Allora dobbiamo trovare dei metodi che possano essere largamente impiegabili e accessibili a tutti in maniera coerente anche con l'altra grande patologia che abbiamo un po' tutti quanti, la carenza di tempo. Noi dobbiamo poter intervenire su queste cose senza togliere alle persone quel tempo che già sembra non esserci più. Ed ecco che esce fuori da questo cilindro straordinario questa cosa molto interessante, dove la tecnologia e la medicina si sposano molto bene. Io ho avuto modo di utilizzare questo strumento sia in ambito clinico, nel mio studio con i miei pazienti, sia in ambito aziendale, nelle numerose aziende dove io lavoro. Io sono andato via dall'esercito nel 2007 perché sono entrato in Ferrari. Da 11 anni lavoro a Maranello, in numerose aziende pubbliche e private stiamo cominciando a introdurre questa metodologia. I risultati sono davvero molto incoraggianti.
Per i miei pazienti personali, 7 persone hanno smesso di usare psicofarmaci nel giro di 3 mesi. Cioè è stato possibile fare quello che noi chiamiamo in medicina lo svezzamento da psicofarmaci, che è importante perché nessuno psicofarmaco può essere utilizzato all'infinito a meno che non sia strettamente necessario. Allora io credo che bisogna esplorare queste nuove vie, che sono la vera sfida del futuro. La tecnologia che si incontra con la scienza, con la neuroscienza e con la ricerca sempre più precisa di soluzioni che rispettino anche i tempi in cui noi viviamo. E devo dire che i risultati sono per ora davvero incoraggianti. Anche la mia società di servizi, comunicazione e esperienza sta usando sempre di più questo tipo di strumenti. Quindi non posso che fare i complimenti a tutte queste persone che hanno reso possibile e seria, soprattutto seria, questa cosa. Nel corso della mia carriera professionale mi sono spesso, troppo spesso, imbattuto in generi musicali che avevano l'ambizione di portare al rilassamento. Qualcuno di voi se lo ricorderà, negli anni 90 c'era l'esplosione della New Age, i dischi venivano addirittura venduti con oli essenziali, con candele, tutte queste cose che però non avevano nessuna rilevanza scientifica. Quindi ho affrontato questo incontro con Alessio, che ho contattato subito e ho chiesto di venire a Milano per potersi incontrare personalmente, con grandissima curiosità e grandissimo interesse, e mi sono reso conto che c'era una potenzialità molto importante. Devo dire che sono rimasto affascinato immediatamente da quello che ho potuto vedere fin dai primi incontri. E allora ho pensato di coinvolgere Leo Cavalli, Phonoprint, perché avevamo bisogno di un qualche cosa di diverso per riuscire a portare sul mercato un prodotto che avesse un'attenzione giusta, corretta e coerente e che non venisse frainteso come tutta quella musica che ho sempre avuto modo di sentire, che aveva l'ambizione di portare chissà quale beneficio. Qua c'è una base scientifica. Io fin dal primo incontro ho avuto modo di provare questo prodotto e devo dire che anch'io, con il lavoro che faccio, sono sottoposto a momenti anche lunghi di stress e devo dire che Effetto Viola porta dei grandissimi risultati. Lo studio Binaural cerca di dare un'applicazione ospedaliera, quindi in un ambito ospedaliero, di una tecnica non farmacologica di gestione dello stress. Nello specifico, qui in ospedale abbiamo deciso di applicarla ad un gruppo di donne incinte che sarebbero state sottoposte ad un taglio cesareo in elezione. Questo perché è un gruppo che ci aspettiamo abbia un certo grado di stress che possiamo anche definire fisiologico. La paura di un intervento è spesso associata anche alle preoccupazioni della nascita del proprio bambino. In più è un campione facilmente valutabile in tutte le sue variabili. Lo studio Binaural utilizza l'effetto viola, è una tecnica che viene utilizzata attraverso la musica. Questa musica presenta degli shift di fase che, interagendo con le onde cerebrali, riescono a dare un certo grado di rilassatezza fisiologica. In ambito ospedaliero gli studi devono essere condotti in maniera seria. Abbiamo fatto quindi uno studio che viene chiamato caso controllo randomizzato in doppio cieco. Questo studio è quello che permette la massima attendibilità statistica. Nello studio che abbiamo condotto al Galliera abbiamo rilevato una differenza nel gruppo di intervento. Vuol dire che le donne che hanno potuto ascoltare la musica modificata con la tecnologia effetto viola hanno avuto una diminuzione del punteggio che valuta lo stress fisiologico, lo stress indotto dell'intervento chirurgico. Hanno quindi alleviato il loro livello di stress.